Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è un traguardo a dir poco veramente importante, la videolettura interattiva numero 200. Non avrei mai pensato di poter arrivare a realizzare 200 video. Ora la voglia è di realizzarne altrettanti, se non addirittura molti di più. Sempre con il mio aiutante che oggi non è molto collaborativo. Ma passiamo al nostro interattivo. Per un numero così importante ci voleva senz'altro un tema, se non altro singolare, dai. Infatti il tema di oggi è molto singolare. Ti invito a seguire questi pochi minuti di presentazione per comprendere meglio poi la variante che sceglierai. Quante volte in fase di consulto personale mi viene chiesto: ma è possibile influenzare il proprio destino? È possibile migliorarlo, se non addirittura cambiarlo? Beh, ti dirò, io sono molto fatalista. Io credo che ognuno di noi abbia un destino e che comunque quel destino dobbiamo condurlo a compimento. Tuttavia è anche vero che attraverso alcuni, chiamiamoli espedienti, si può influenzare il proprio destino, si può cercare di veicolare, insomma si può sensibilmente migliorare, magari volgere quello che era un destino che non ci piaceva in un qualcosa in cui possiamo trovare una nostra dimensione. Per far questo, appunto, andremo a chiedere alle nostre tre varianti. La prima è l'agata naturale, la seconda è l'apirite, il terzo è il quarzo cracked. Te lo volevo far presentare da Pico, ma una volta presenta il doppio Cronos, una volta presenta Pico, io non parlo mai, se no. Vabbè, scherzi a parte, prima di passare alle nostre tre varianti, voglio ringraziarti per lo splendido traguardo raggiunto. Ti ripeto, ne seguiranno molti altri di video, più di 200 sicuramente, e anche ricordarti che a giorni parte una grande esperienza creativa, il laboratorio dei tarocchi della Lucerna di Cronos. Ci sono ancora veramente pochissimi posti disponibili. Se sei interessato o interessata, ti invito a contattarmi via WhatsApp al numero 388 5776 772. Bene, la presentazione finisce qua con somma gioia di Pico che non ha più voglia di fare i bloopers. Possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente. Prima, sigla! Variante dell'agata naturale. La prima domanda che porremo ai nostri tarocchi è: qual è la tua mission, il tuo destino? Che cosa sei destinato o destinata a realizzare in questa incarnazione? Questo mazzo non è facilissimo da mescolare perché è molto grande, però ci proviamo. È anche molto bello. Vediamo per te che hai scelto l'agata naturale. Qual è la tua mission? Cosa sei destinato o destinata a realizzare in questa vita? Uso poco questo mazzo per via delle dimensioni, ma effettivamente è un mazzo straordinario. Per te che hai scelto la versione dell'agata naturale, qual è la missione che devi realizzare nel tuo destino? Ok? Il 7 di denari.
I pareri dei commentatori sono estremamente divergenti sul 7 di denari. C'è chi lo vede come una carta molto buona, è la perseveranza che porta poi a concretizzare i propri obiettivi, quindi anche per quanto riguarda il destino a riuscire a crearsi nel tempo una solida stabilità sia emotiva che finanziaria e materiale. E c'è chi lo vede invece come la carta di una persona che magari cerca anche di percepire poi in termini di vantaggio tutto ciò che è possibile prendere dagli altri, quindi cerca un po' di appoggiarsi su quelli che sono i successi altrui. È la carta di chi fondamentalmente, secondo alcuni commentatori, sa vendersi. La carta del 7 di denari in realtà non dobbiamo vederla né come buona né come cattiva, come del resto tutte le carte del mazzo dei tarocchi. È la carta di chi sicuramente ha appreso l'arte di stare nel mondo, ha appreso l'arte di comprendere come la vita sia fatta sì di apprendimento mentale ma anche apprendimento fisico. È un po' la vecchia diatriba sulla sapienza acquisita con lo studio e la sapienza acquisita con l'esperienza. Sicuramente in questo sei un must, sei una persona che sa benissimo dove finisce la teoria e inizia la pratica. Tuttavia il 7 di denari potrebbe dirci che il tuo destino è proprio quello di veder sfumare un obiettivo materiale. Secondo alcuni commentatori, infatti, il 7 di denari sarebbe la persona che comunque deve costantemente trovare nuove soluzioni. In questo caso il tuo destino sarebbe quello di una persona che comunque avrà sempre una certa posizione, una certa sicurezza, una certa tranquillità, e tuttavia forse proprio questa tranquillità deve imparare a non volerla prolungare nel tempo. Il 7 di denari in effetti è una carta che ti dice che la tranquillità non è data da quello che è poi il benessere materiale, e nemmeno la tranquillità è data dal proiettare la propria sicurezza su altre persone, perché magari si accollino gli oneri di sollevarci da quelle che sono le nostre possibili cadute. La tranquillità è data da una commistione di questi due elementi, certamente, quindi il saper relazionarsi agli altri, ma anche il saper avere una solida base, supportati però da una forte tranquillità interiore. Forse quello che è il tuo karma in questa vita è quello di imparare che non necessariamente il beneficio materiale equivale al beneficio animico. In questo caso potresti avere un conflitto con l'idea di benessere e quindi magari questo potrebbe portarti a dover sempre comunque rincorrere l'idea di migliorare la tua posizione finanziaria o materiale. In alcuni casi questo potrebbe riflettersi su quella che è la tua dimensione abitativa, quindi magari potresti avere anche l'input di voler cambiare casa in modo anche, diciamo, discontinuo, quindi un po' quelle persone che sembrano non avere una dimora fissa, che si spostano, che magari non hanno una propria abitazione, preferiscono la locazione e quindi di conseguenza hanno poi un sacco di sentieri lungo la vita. Oppure, o magari non se lo possono permettere, oppure potresti essere una persona che non ha ancora chiaro come realizzarsi a livello lavorativo, quindi anche in questo caso potresti avere un momento nel quale magari o il lavoro non c'è, oppure il lavoro c'è ma non senti che ti dà quello che vuoi. Quello che devi imparare, ti ripeto, è il conflitto con l'idea di materialità e il capire che il tuo benessere non dipende né da quelli che sono poi gli appoggi esterni, né tantomeno dipende dall'accumulo di beni materiali. Quindi un po' la lezione è questa: devi riuscire a riscoprire la tua parte più forte, che è quella che trascende anche l'idea di materialità, quella che alla fine dice io sono perché sono, non perché ho. Questa è la lezione che devi imparare nella vita.
e questo è il destino che ti è riservato. Non vuol dire che sia un destino brutto. Il 7 di denari, ti ripeto, è una carta che riesce poi a portare in fondo il suo disegno di miglioramento sostanziale della vita, però il problema è che è una carta troppo sbilanciata sulla materialità e di conseguenza, una volta che questa viene a mancare o che sfioriscono le possibilità di goderne, perché magari uno dice lavoro una vita per accumulare soldi, poi sono troppo stanco per godermeli. Ecco, anche questa potrebbe essere, quindi lì ti prende il rancore, ti prende il rimpianto, il si stava meglio quando si stava peggio. Ecco, in questo caso devi imparare che il qui e ora, e il godersi il qui e ora, non dipende dall'accesso alla materia che hai, ma dipende da quanto tu dai valore a quello che sei. Allora, non è detto che tu debba cambiare necessariamente questo aspetto. Come ho detto nell'introduzione, puoi semplicemente migliorarlo e quindi puoi continuare a vivere la tua vita con i tuoi valori, però magari riuscendo a dare quella sferzata al tuo destino che ti permetta poi di migliorare questo aspetto e quindi anche di vivere più serenamente. Vediamo che cosa quindi devi migliorare, che cosa puoi migliorare, cosa puoi cambiare per influenzare questo destino. Tu che hai scelto la variante dell'agata naturale, che cosa puoi cambiare in relazione al destino del quale abbiamo appena parlato? Allora, abbiamo il 9 di coppe. Vedi, il 9 di coppe è una carta che sta molto bene accanto a una carta di 7 di denari, perché laddove il 7 di denari è la carta di chi non si accontenta mai e quindi in positivo si proietta nel miglioramento, in negativo si proietta in quello che è il bisogno anche ossessivo di accumulo, la carta del 9 di coppe è proprio la carta di chi ha accumulato troppo. È la carta di chi vive in un grande benessere, ma proprio per questo non ha stimoli. Quindi è la carta di chi ha la possibilità, come ti dicevo prima, di raggiungere una buona posizione, ma qui anche più che buona, anche ottima. Il problema è che deve cambiare proprio i parametri di soddisfazione. La carta del 9 di coppe è una carta di soddisfazione. Marcosias, che è associato a questa carta, è un ente del quale la chiave di Salomone dice che fornisce risposte veraci ad ogni domanda ed è anche un fedele alleato in qualsiasi tipo di azione. Tuttavia aggiunge che era dell'ordine delle dominazioni. Le dominazioni sono un ordine angelico appartenente alla seconda gerarchia e sono un ordine che ha il compito di regolare i compiti delle energie inferiori. Quindi questo cosa ci va a dire? Che tu devi regolare quella che è la tua natura che cerca compensazione in quella che è una stabilità che poi alla fine cerchi di costruirti fuori per compensare un po'
l'abisso dentro, devi dominare questa istintualità bassa. Con questo non ti dico che devi fare il mistico, la mistica, perché probabilmente qua si tratta semplicemente di trovare un compromesso. Te lo stanno dicendo, la carta del 7 di denari è anche la carta dei compromessi, quindi qua ti stanno dicendo cerca un compromesso fra quella che è la tua grande ambizione e quella che invece è poi la tua, la tua insicurezza interiore, ecco. Vincere l'insicurezza non è difficile qualora si sposti il focus nella nostra realizzazione su quello che è poi il nostro potenziale. Tu stai focalizzando la tua attenzione su quello che è il risultato, non guardando quella che è la via. Ma il segreto è proprio guardare la via, perché nel momento in cui tu ti poni un obiettivo, ok, devi crederci, va bene, ma crederci non basta. Perché se tu ci credi e basta, non è detto che quell'obiettivo non si realizzi. Un giorno avrò una casa, un giorno avrò un lavoro stabile, un giorno vincerò al Superenalotto. Se tu non fai il percorso intermedio, sì, ok, si può realizzare per botta di fondoschiena, ma è un caso su 10 milioni. Tu stai guardando il risultato, ma non stai guardando la via. L'esempio del gioco, mi raccomando, gioca con criterio, te lo dico sempre, è calzante. Io ho il sogno di vincere 1 milione di euro, ok, però gioco 3 volte all'anno. Non vincerò mai perché come statistica non ho possibilità di vincere. Oppure ho la famosa botta di ma è veramente raro. Tu non stai vedendo il percorso intermedio, ma perché non lo stai vedendo? Perché fondamentalmente quell'obiettivo è quello che ti sei posto come icona di quello a cui vuoi arrivare. Se il tuo obiettivo è quello di avere una stabilità domestica, quindi una casa tua, l'obiettivo in realtà, anche per allegoria della casa, è quello di avere una fortezza interiore che in questo momento probabilmente non hai. E quindi percepisci il mondo come carente. E qualora ti entrino beni materiali, tu comunque continui a percepire il mondo come carente, continui a dire sì, ok, sono entrati, però devo fare di più, posso fare di più. Questo non ti fa bene, perché poi alla fine ti porta alla saturazione. Tu devi evitare la saturazione. Devi cominciare ad accontentarti anche dei piccoli momenti per te e soprattutto vedere quello che può essere il tuo cammino, scordandoti forse anche un po' della meta, perché forse questo estremo settaggio della meta non ti fa bene. Il 9 di coppe comunque volge in positivo, quindi alla fine come carta qua direi che, come carte, direi che la sentenza è comunque positiva. Vediamo un pochino come puoi arrivare a trovare quella stabilità che cerchi a dispetto delle risorse materiali che hai. Tu che hai scelto la variante della agata naturale. La ruota. Allora, anche la ruota ci parla di un cambiamento, sì, ok, sono d'accordo, però ci parla anche di un accrescimento. Questo conflitto con la materia probabilmente per te è un qualcosa di karmico, mi viene da dire, con una ruota, quindi è un qualcosa che devi imparare perché probabilmente ti porti dietro, forse non solo a livello tuo, magari semplicemente te lo porti dietro a livello familiare. La ruota è una carta di coralità, un conflitto con la materia che deve essere sanato guardando appunto quella che è comunque la propria stabilità senza proiettarla nel circostante. Ma la ruota torna a volgere molto in positivo, è gioviana, quindi porta
alla fine quella che è un accrescimento delle possibilità. L'8 di spade, il 9 di coppe, e l'8 di denari. Beh, c'è da notare qua che torna il 9 di coppe a ribadire un po' che forse devi evitare di saturare quella che è la tua interiorità accumulando. Il 9 di coppe, torno a dirti, è la carta di chi effettivamente accumula e di chi alla fine è saturo, è pieno di possibilità, potenzialità, ma mira oltre, guarda oltre, ma in senso non positivo, in senso compensatorio. Se mi permetti e non ti offendi, è una sorta di non avidità di beni materiali, ma avidità di tenere sotto controllo quello che è il fluire di beni e possibilità nella propria vita. Ma il controllo non è possibile, un 8 di spade ci dice che questo ti limita. Anche un 8 di denari ci parla del fatto che comunque una continuità in questo senso è possibile, ovvero è possibile che tu riesca non tanto ad esercitare il controllo su quello che è il fluire dei beni materiali nella tua vita, quanto che tu riesca a mantenere il controllo su un 9 di coppe, quindi sulla potenziale saturazione, potenziale anche il potenziale ingorgo, mi viene da dire, di emozioni che l'accumulo continuo di benefici materiali o la ambizione di accumulare benefici materiali ti porta poi a provare. Non è un semplice discorso di avidità, ti ripeto, non vorrei che si scambiasse questo interattivo per un'accusa, non mi permetterei mai. Ma probabilmente qua c'è veramente un qualcuno che deve fare la pace col denaro, con i beni materiali, con la casa, con quella che è la materia, e deve vederla come un qualcosa che non deve dare assuefazione, non deve dare dipendenza, ma deve dare la possibilità di costruirsi una solidità interiore. Solidità che però deve avere delle grandi basi. L'8 di spade, sicuramente una carta di autolimitazione nel materiale, quindi probabilmente se ti riconosci nella variante, qui ci va a dire, nonostante i tuoi sforzi, questo 7 di denari continua ad essere sfuggente, ma perché non sei ancora arrivato o arrivata alla saturazione. È interessante che la stessa si apra con un 7 e si chiuda con un 8, il passo lo fai, dopo aver compreso che forse però l'accumulo non ti è necessario. Forse potresti dover imparare anche il senso di condividere, ma non i beni materiali. Condividere serenamente con gli altri anche un momento, uno spazio, una sensazione. Forse la vera avarizia potrebbe essere questa. Possiamo vedere anche la presenza di 2 9 di coppe e di una ruota e persino anche di un 8 di spade come il distacco da questa via settata sulla materialità in senso compensativo, e quindi l'8 di spade ti invita a ritrovare la connessione con le persone e l'ambiente attorno a te. Magari potresti dover far pace con le tue radici. L'8 di denari è una carta di chi deve comunque trovare anche un senso alla sua quotidianità. E questo potrebbe dircelo anche un 7 di denari, una carta che comunque chiede sempre di dare un qualcosa in cambio, un po' come se fosse un patto. Ma anche in questo caso potremmo
Poniamo il caso del matrimonio di interesse, il 7 di denari è proprio questo. Uno potrebbe anche farlo il matrimonio di interesse, potrebbe anche essere felice per qualche anno, però poi come vedi ci sono due carte di 9 di coppe, una carta di 8 di spade, una carta di chiusura in se stessi, perché anche l'assicurarsi un cammino fatto d'oro, quindi di benessere, quindi di certezze, alla lunga porta poi a dimenticare chi siamo veramente, perché porta ad adagiarsi sugli altri. Per cambiare il tuo destino, per migliorarlo, per migliorare la tua situazione materiale ed economica, devi puntare solamente su quello che è il tuo metro di connessione, di qualunque spessore esso sia. Ti dico questo perché non importa che tu sia un mistico della tradizione occidentale o orientale o come ti pare, o una mistica. Io discendo da radici contadine e ne vado fiero. Il contadino era connesso in maniera veramente eccelsa all'ambiente circostante, eppure non era un mistico. Devi trovare questa semplicità di calarti nella tua dimensione quotidiana. Aprirti a quelle che sono quelle che prima vedevi anche come limitazioni, ovvero magari quelle persone che non possono darti, a tuo giudizio, secondo il tuo metro di giudizio, secondo il tuo parametro, benefici in termini economici o materiali. Questo ti permetterà di abbandonare la saturazione dovuta alla tendenza ad accumulare beni ed esperienze o cose e ti porterà a vivere in maniera più genuina la materialità e di conseguenza anche a veder entrare, fluire più possibilità in termini economici ed in termini anche di materia, quindi anche di cose, anche di possibilità anche. È singolare che l'energia che ti è uscita parla di dominazione. Dominazione è proprio ciò che devi fare. Dominare questo tuo demone interiore, affamato di materia. Non ha senso che si faccia delle grandi scorpacciate mentre tu fuori sperimenti l'instabilità. Andiamo a vedere l'oracolo del Magical Botanical. Che cosa vuol consigliarti? Per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. La ruta. Vedi, la ruta ci dice nel manualetto che abbiamo bisogno di protezione e benedizione nella nostra vita, specialmente quando le cose non sembrano andare bene. Ma in realtà le forze superiori stanno lavorando per noi e ci aiutano a preservare quella che poi è la nostra vita e portare avanti i nostri sogni. La carta ti porta anche dei simboli importanti appartenenti a quella che è la tradizione mistica del mondo antico, e mi colpisce molto questa cosa perché poi l'oracolo appunto spiega tutti i simboli, dice che comunque ognuno di questi simboli ha un valore di passo misterico che devi fare nella tua vita, ma al di là di questo proprio l'oracolo fa riferimento al fatto che comunque è tutto il lavoro, in particolare parlando del simbolo della luna che è riportato qua, lo vedi, dove in fondo al disegno, questo qua, fa riferimento proprio all'interiorità, un po' come la luna dei tarocchi. Quindi in realtà il lavoro che devi fare dentro, un po' come già ci dicevano questi 9 di coppe e quest'otto di spade, è proprio quello di rafforzarti anche nelle tue radici, nelle tue convinzioni più profonde, e quello appunto di
come dice la carta, riuscire a parlare una pluralità di linguaggi. La carta lo espone attraverso i simboli. In realtà ci dice l'universo sta lavorando per te, ti sta dando delle possibilità. L'unico problema è che magari queste possibilità tu non le vedi perché non fanno parte, un po' come ti dicevo prima io, magari ti manda una persona che può darti tanto e che può portarti a migliorare le tue possibilità anche nel materiale, ma tu non la guardi, non lo guardi perché in quel momento ti sembra l'esatto contrario. Quindi quello che ti sta dicendo è: cerca di riconnetterti un po', come dicevo io, alle persone, alle situazioni che hai intorno, perché tutto sta andando male solamente perché tu in realtà stai guardando ad un traguardo che è lecito, per carità, però ci stai guardando in modo compensativo, non in modo costruttivo. E ciò che tu appunto devi imparare è a dominare questo demone interiore che si nutre di queste tue, diciamo, insicurezze legate alla materia. C'è anche da dire che la ruta è per eccellenza una pianta medicinale, quindi curativa, e quindi questo dà ancora più valore al fatto che tu debba curare questo aspetto di te. Però in realtà questa non è una lettura negativa. Alla fine il tuo destino lo puoi cambiare accettando la tua attuale situazione e fondamentalmente facendo la pace con quella che è la materia. È una bella lezione di vita. Non è facilissima, ma però nemmeno difficile, quindi per questo vedo la variante abbastanza positiva. Spero che ti sia piaciuta. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della pirite. Allora, vediamo un po' per te che hai scelto la variante della pirite. Questo mazzo non è facilmente manovrabile, però mi è piaciuto usarlo vista l'occasione. Per te che hai scelto la variante della pirite, qual è la tua mission, il tuo destino in questa incarnazione? Qual è la tua mission? Che cosa devi raggiungere? A cosa sei destinato o destinata? Tu che hai scelto la variante della pirite. Non è facilissimo, ripeto, sto cercando di mescolarlo nel migliore dei modi. È un bellissimo mazzo, però le dimensioni non aiutano. Chissà se esiste un'edizione anche un pochino più umana in termini di... perché poi è bellissimo a livello visuale. Allora, per te che hai scelto la variante della pirite, qual è la tua mission? Spacchiamo il mazzo. La ruota, beh, qua mi sembra invece un bel destino. La ruota è una delle carte karmiche per eccellenza, assieme al giudizio, assieme ad altre carte, ma ci dice che forse in realtà qua da cambiare c'è ben poco. Forse potrebbe essere un destino o una mission che ti porta a magari anche rilasciare definitivamente quello che può essere un tuo karma, un karma familiare, insomma un qualcosa che comunque ti porti dietro. Pur tuttavia la carta della ruota non volge in negativo, anzi direi che volge in positivo. L'accrescimento delle possibilità di una carta gioviana come la ruota è possibile in tutti i campi: amore, lavoro, finanze, crescita spirituale, personale. Forse quello che potrebbe dirci questa ruota è che magari
se dovessi trovarci un po' quello che potrebbe essere un monito per te, è di dover integrare le qualità mascoline, quindi dover integrare quelle che tradizionalmente vengono associate appunto alla mascolinità, quindi la decisione, la determinazione, la irascibilità, l'aggressività, magari dover far pace con queste qualità qui, o integrarle o rilasciarle, quindi comunque in un certo modo dover sanare un qualche tipo di conflitto, o ne hai poche o sono estremizzate. Questo perché? Perché la ruota è comunque anche un simbolo solare. In altri casi potrebbe invece rappresentare un passaggio obbligato, sempre legato un po' alle qualità che tendenzialmente sono più legate appunto alla mascolinità, anche se sei donna ovviamente, che rappresentano forse anche il darsi valore, il riconoscersi valore. Però io qua ci vedo più il discorso solare, perché il valore mi viene dal fatto che comunque la ruota accresce potenzialità, possibilità, però in realtà la ruota la accresce perché gira, comunque alla fine è come se ti dicessero: se vai a migliorare sensibilmente la tua situazione in questa vita è comunque dovuto, quindi alla fine qua non c'è una compensazione dovuta magari a un qualche tipo di carenza eccetera, forse qua si tratta proprio di compensare un conflitto con quella che è la natura solare, quindi tutto ciò che riguarda appunto l'irascibilità, l'aggressività, la potenza, la manifestazione della volontà. Forse anche questo devi imparare, la manifestazione della tua volontà. Qui si tratta proprio di formarsi un carattere che magari non sia in conflitto col troppo esercitare la forza o col poco esercitare la forza. Sì, io credo che si possa decifrare così. La carta della ruota in generale è associata anche alla teatralità, ai film, a quello che mi piace. Jodorowsky parla della bovina di un film addirittura, quindi potrebbe anche essere un qualcuno che magari potrebbe rappresentarmi appunto un qualcuno che magari in certe occasioni ha un po' l'abitudine a diventare rissoso, rissosa, oppure magari a aprire conflitti con troppe persone. Ecco, questo potrebbe parlarci anche un po' di un circolo vizioso, la ruota potrebbe essere anche questo, così come potrebbe essere alla fine lavoriamo un po' di fantasia, potremo vedere questa ruota come l'asso di coppe visto dall'alto, quindi cambiando prospettiva vedremo una coppa e nella coppa potremo riversare quella che è poi una acqua rigenerante. Forse noi la stiamo contemplando vuota, quindi forse anche un po' di diciamo sentirsi soli anche in mezzo alle persone, un po' la persona che forse anche un po' di misantropia, in questo circolo chiuso mi fa venire anche in mente l'idea di una persona che il conflitto poi con quella che è la sua con quelle che sono le sue qualità solari lo porta poi all'estremizzazione in un senso come nell'altro, quindi magari o non ha dimora, è un nomade per eccellenza, 200 relazioni, 700 case dove si è spostato o spostata eccetera, oppure una persona estremamente rigida con gli altri e quindi di conseguenza il suo conflitto lo esercita poi in quella che è un'autodisciplina che porta a castrazione. Sì, secondo me è questo. Io penso che stiano dicendo questo. Vediamo che cosa puoi cambiare del tuo destino, se vuoi ovviamente, se ti risuona la variante. Tu che hai scelto la variante della pirite. Allora, l'otto di coppe. Torna un po' la carta di chi, come dicevo prima, è un
po' il primo attore. La carta dell'8 di coppe, così come il 7 anche, hanno un po' queste qualità di persona un pochino teatrale, che quindi ha un po' l'attitudine ad estremizzare i rapporti, in particolare nelle relazioni, la persona che magari non sa rilasciare gli altri, oppure per suo modo di comunicare costruisce anche inconsapevolmente relazioni che poi diventano difficili da rilasciare, quindi gli altri si attaccano, quindi anche qua secondo me un po' questo non offenderti, ti prego, è un interattivo sulla crescita personale, ogni tanto bisogna tirarle. Questo ruolo da primo attore secondo me va un po' rilasciato, anche perché il ruolo da primo attore è sicuramente bello, però poi porta appunto come vedi nei servizi ATG, al gruppo di fan, che uomini o donne che siano, che non ti lasciano in pace e quindi poi ti fanno un po' montare la carogna o magari appunto creano queste situazioni di estrema dipendenza o di estremo attaccamento, che poi magari alla lunga diventa anche un po' difficile da gestire. Ma questo perché? Perché fondamentalmente ti poni tu come un po' la prima donna, il primo uomo, e quindi di conseguenza diventi anche un po' una sorta di icona. L'energia di Sere è associato alla carta che è uscita, all'8 di coppe, è proprio l'energia di un uomo di bell'aspetto, in groppa ad un robusto cavallo alato, quindi è un qualcosa che affascina, una figura che appunto è magnetica, sicuramente lo sai anche tu che stai guardando. E la chiave di Salomone dice che la sua qualità è quella di andare e venire, di fare accadere qualsiasi cosa in un istante, quindi la persona anche che forse con questa forte volontà, con questa forte anche assertività di fondo, tende un po' ad essere presente nella mente di tutti o addirittura presente per tutti. Anche questo potrebbe essere un po' magari la persona che si spende perché ha appunto un senso di socialità molto ampio, ma non cambia, che è comunque la persona di riferimento per tutti e diventa una sorta di mentore nel bene come nel male, che poi alla lunga viene logorato o logorata da questa posizione. Di Sere si dice che è capace di sorvolare il mondo in un batter d'occhio. Guarda com'è singolare questa cosa, qui è una carta di ruota che rappresenta comunque un microcosmo. In generale stabilisce legami veraci con ogni genere di cosa sottratta, coi tesori nascosti e comunque con tutto ciò che è occulto. Allora, a me sembra che qui stiano parlando del fatto che oltre alla forte solarità e oltre alla presenza oppure all'attitudine a costruire rapporti basati sulla dipendenza, qua ci sia anche proprio un qualcosa che viene da una vita precedente e che stai elaborando, stai finendo di elaborare, perché questa connessione con l'occulto che dice la carta, secondo me rappresenta non tanto l'occulto in sé, ma quando la carta fa riferimento al sotterraneo, al nascosto, fa riferimento a un qualcosa di cui comunque si vuol perdere memoria o si è persa memoria, qualcosa che sia rilasciato, che sia riconsegnato alla madre terra. Quindi secondo me qua ci sta ribadendo il fatto che questa tua forte determinazione, questa solarità che tu focalizzi in termini di estremo conflitto con l'idea di relazione amicale, di amore, eccetera, e quindi ti porta all'estremo sacrificio, così come all'estrema misantropia, forse deve la sua natura a quella che è proprio una vita precedente. In questo caso, secondo me, si può proprio parlare di vita precedente. Sere ci dice anche che potresti andare a recuperare la memoria della vita precedente, magari con un qualche tipo di ipnosi regressiva o magari anche con la meditazione. Ti ripeto, è una carta che parla, l'8 di coppe,
di chi alla fine si tuffa nell'ignoto, quindi qua potrebbero arrivarti anche messaggi per via onirica, messaggi per via di meditazione o anche appunto tramite quella che è la ipnosi regressiva. Quindi qua sicuramente la connessione con quello che è un passato karmico da guarire ancora ce la potresti avere, che tu ne sia poi consapevole o meno. Quello che comunque devi abbandonare è un po' il ruolo di primo attore, lo spenderti tanto come il ritenerti un unicum. Magari lo sei un unicum, ma per altri motivi. Andiamo a vedere come lo puoi fare. Per te che hai scelto la variante della pirite. Il Re di Denari. È una carta che parla di aprirsi a molte più possibilità e di ponderare quella che è la propria valutazione delle persone, il proprio metro di giudizio, quindi anche lo stare dietro le quinte e non mai rivendicare un ruolo da protagonista. Il Re di Denari è l'imprenditore, il commerciante, ma è anche la persona che ha un ruolo di primo piano in una istituzione, in una anche istituzione scolastica, ospedaliera, ma che non compare direttamente. Sì, è questo. È comunque anche una persona estremamente fedele ai propri principi, quindi magari ti sta dicendo anche qualora tu sentissi il desiderio di fuggire da persone o situazioni, ricordati di ciò che hai detto, sii fedele a ciò che comunque è la tua linea. Quindi evita anche perché il ruolo di primo attore presuppone anche che poi uno inevitabilmente magari dica cose che poi non può mantenere. Quindi evita anche, sii anche accorto, accorta nelle parole. Il 2 di bastoni, vedi, è la saggezza con cui devi. Il 4 di coppe. L'imperatrice. Sono tre carte che vanno a parlare l'una dell'uso della saggezza, del saper scegliere, del saper capire quando è il momento di perdere anche nei confronti di quello che può essere il desiderio di primeggiare sugli altri, o comunque di esserci sempre anche per gli altri. Il 2 di bastoni è una carta di scelta con saggezza ed è una carta anche di quello che può essere un disappunto per scelte fatte in precedenza, che ci hanno magari causato appunto situazioni di quella che può essere codipendenza o magari situazioni nelle quali ci siamo spesi tanto e nessuno poi ci ha dato un grazie, anzi magari ci hanno dato anche un bel calcio. Il 4 di coppe è la saturazione. Tu sei a un punto in cui, nonostante tu abbia pagato il tuo debito, senti di non avere più stimoli, non avere più possibilità anche di andare avanti. Il 4 di coppe è la carta di chi alla fine vive un momento di stasi, di fermezza, ma questo è dovuto al troppo spreco di energie che c'è stato prima. Probabilmente questo spreco di energie ha avuto, non è tanto uno spreco, ho usato una parola sbagliata, ha avuto in sorte di aiutarti sicuramente con quello che è un percorso karmico, ma ha avuto anche in sorte quello di aprirti un sacco di piccoli, diciamo,
cicli karmici, magari anche interni a questa vita, che ora vorresti poter sistemare. Un'imperatrice non è una carta negativa, una carta molto positiva, però siccome noi stiamo chiedendo che cosa puoi fare, dobbiamo considerare anche il lato negativo. L'imperatrice è una carta che in negativo diventa una figura che disperde molte energie in 1000 progetti, 1000 promesse, 1000 idee, 1000 contatti, più di una relazione, più di una frequentazione, più di una persona per cui o con cui si spende, quindi tutto questo va eliminato, come ti dicevo. Ma anche una carta che pecca un po' di vanità, un po' come se rivendicasse appunto un ruolo centrale in quello che è poi la sua quotidianità. Ma il ruolo centrale qui lo devi avere per te. Il 4 di coppe ci parla di una persona che forse non potrebbe sentirsi a suo agio nella propria vita quotidiana, ma vita quotidiana qua secondo me non va intesa come vita quotidiana a livello sociale. Qui parlo proprio di famiglia, di casa, di quotidianità. Potresti avere un conflitto, non sarà per tutti, con quelle che sono le tue radici familiari, oppure addirittura con l'idea stessa di famiglia, perché ti dà proprio l'idea di fermezza e tu sei una persona molto dinamica. L'imperatrice potrebbe peccare di questo. Io credo che tu, se sei donna, debba curare un figlio, che sia allegorico, che sia tuo. Io credo che tu con un'imperatrice debba riuscire a portare l'amore a chi può avere meno possibilità di te, meno anche diciamo carattere di te, perché tu ne hai tanto. Anche se sei uomo potrebbe essere così, potresti dover diventare una guida, ma per qualcuno, per una persona, massimo 2, non per troppe come vorresti tu. Qui c'è un qualcuno che sta sprecando tante energie in tante cose che però sono tutte superficiali. A fondo qua non si può andare nella società, non si può andare con tutti, non si può spendersi per tutti. Qua bisogna focalizzarsi su un figlio allegorico o reale che sia, che può essere anche un progetto, abbandonare il ruolo di primo piano, accettare di vivere una vita che forse ci potrebbe apparire meno ricca di stimoli, ma più ricca di compensazione a livello, compensazione in senso positivo, a livello interiore. Sì, qui tu devi farti da parte per tramandare il tuo insegnamento a qualcuno. Fondamentalmente è questo. Probabilmente per te c'è una persona del destino a cui devi dare un insegnamento ed è probabile che tu questa persona la debba incontrare, per alcuni o per altri magari l'abbia già incontrata. Però il problema è che qui l'insegnamento non è ancora stato elaborato, qualsiasi sia poi il ruolo che questa persona riveste per te. È comunque, anche se fosse un partner, una partner, un genitore, quello che ti pare può essere anche una persona più anziana di te. Però qui si tratta proprio di tramandare la tua sapienza a qualcun altro. Sì. E perché questo ti porta poi a liberarti anche del fardello di essere un primo attore, del peso di esserci per tutti. Tra l'altro è una cosa che ti porta anche a concludere un ciclo karmico importante che secondo me, ripeto, ti porti dalle incarnazioni precedenti. La fedeltà del re di denari, di solito marito fedele, può essere rappresentata anche amico, compagno, compagna, familiare, eccetera, fedele. Quindi comunque, vedi, la fedeltà ai tuoi principi, mi veniva da dirti prima, però la fedeltà ai tuoi principi non chiede di esserci per tutti, chiede di esserci per una persona a cui tu devi indicare la via. A quel punto tu hai veramente chiuso un ciclo karmico importante. Andiamo a vedere col Magical Botanical. Per te che hai scelto la variante della pirite.
La marijuana, ullala, che bella la cannabis sativa, chiamiamola com'è il suo nome. Allora, la marijuana è interessante perché il manualetto dice che quando la marijuana compare, la cannabis, chiamarla marijuana, vabbè, chiamiamola marijuana, dai, è più simpatico, ci parla del recupero di un feeling, un sentimento, quindi sono sempre più convinto che qui tu per cambiare il tuo destino debba incontrare una persona e riuscire a tramandare a lui o lei che sia quello che è il tuo insegnamento, un feeling che abbiamo perduto, ecco, e che dobbiamo recuperare per riuscire a sanare le nostre strutture mentali, ovviamente, e a bilanciare il nostro eccesso di dissoluzione. Allora, cosa vuol dire eccesso di dissoluzione? Anche perché poi dice, ora te lo spiego, anche perché poi dice possiamo poi così ritrovare il nostro centro e quindi riprendere il focus della nostra vita e dare un senso a ciò che abbiamo fatto e faremo. Ora te l'ho tradotto in maniera molto libera, però ecco, quando la carta ti dice degli eccessi di dissoluzione, fa riferimento secondo me non tanto alla dissoluzione che, ok, con un 4 di coppe forse mi ci starebbe, qui potresti essere una persona che tiene più porte aperte e quindi c'è per tutti anche in senso di relazione, ma te l'avevo già fatto notare. L'eccesso di dissoluzione vuol dire proprio esserci per tutti, anche a livello di presenza, di consiglio, di amici, cioè perché questo esserci per tutti non ti serve, non sarà quello che ti ripaga. Anche perché l'ho detto in un espresso, l'esserci per tutti è sbagliato, perché non sempre la tua via di vita, quello che hai maturato, quello che hai capito, poi è adatto a quello che hanno compreso gli altri. Quindi tu qui devi scordare un po' di assertività, quindi scordare di essere un po' il primo attore, quindi percepire anche che dal pubblico lo spettacolo si può guardare secondo un'altra prospettiva e soprattutto ritrovare o trovare questa persona che tu devi comunque aiutare come nodo karmico e rilasciare l'idea che comunque tu sei un primo attore, una prima attrice, rilasciare comunque l'idea che tu comunque devi sempre essere in prima linea. Questo è sbagliato perché non si può, siamo umani alla fine, non siamo onniscienti. Possiamo essere in un solo posto in un momento solo, invece tu vuoi esserci per tutti e sempre, è sbagliato. O comunque l'idea che dai è questa, ed è sbagliato. Messaggio molto forte per questa variante della pirite. Ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva. Variante del quarzo cracked. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del quarzo cracked. Questo mazzo è un po' difficile da mescolare, però mi piace tanto. Non lo uso spessissimo perché è molto difficoltoso da mescolare, come vedi, però data l'occasione ho pensato di poterlo usare e ho fatto male perché non si mescola. Allora, vediamo un pochino. Chissà se ne esiste una versione più easy. Per te che hai scelto la variante del quarzo cracked, qual è la tua mission e il tuo destino in questa vita, dove ti porterà? Per te che hai scelto la variante del
quarzo cracked. Facciamo anche un po' così. Vediamo un pochino. Il cavallo di coppe. È molto bella come carta. Allora, è interessante innanzitutto notare che questo mazzo differenzia quello che è il cavallo di coppe da quella che è poi la cavallerizza di coppe. Il cavallo di coppe viene identificato come un buon rappresentante di ciò che è l'avanguardismo, in particolare nella musica o nella creatività, nella pittura, anche nella scrittura, oppure uno sportivo, in particolare legato all'acqua, o magari uno studente di arte. Le qualità della sua personalità sono quella di essere un buon ascoltatore, oppure una persona che ha un profondo lato empatico, però anche una persona passiva e aggressiva. In generale è un po' la descrizione classica del Cavaliere di Coppe, una persona ricca di fascino, una persona che probabilmente ha come sua priorità l'amore. L'amore sembra essere la tua mission in questa vita, sembra un qualcosa con cui devi costantemente misurarti. Il cavallo di coppe tuttavia ha anche un lato meno nobile dell'amore, può essere la persona che magari cede a delle fantasie estreme, oppure può essere la persona che magari non si dà amore e deve imparare a darsi amore. C'è sempre un risvolto psicologico molto forte in quello che è il cavallo di coppe, soprattutto per quanto riguarda la tendenza a creare dipendenza in un rapporto, quindi anche a creare queste situazioni estremamente forti in termini di dare e ricevere. Tra l'altro il dare e ricevere è anche un'altra delle lezioni che il cavallo di coppe deve imparare. Può essere una persona che dà tanto e riceve poco, o viceversa può essere una persona che dà poco e magari riceve un sacco d'ammirazione dagli altri. Potresti essere anche una persona che ha vissuto i due estremi, magari un tempo davi tantissimo, poi hai smesso e improvvisamente sembra che l'universo mondo ti si voglia dichiarare. Potrebbe essere anche così. Comunque qua c'è proprio come missione di vita il comprendere l'amore, se ti ritrovi nella variante ovviamente. Potrebbe essere anche un qualcosa legato al karma, Cavalli sì, ci stanno abbastanza, In genere le figure di corte. Però, buttiamola lì come ipotesi. Sicuramente il tema dell'amore, del vivere l'amore in un modo o meno conflittuale o meno settato sulla codipendenza o meno settato su quelle che sono poi le estremizzazioni dovute a particolari fantasie o anche a un particolare modo di essere che è soggetto a repentini cambiamenti, quindi una persona che oggi sembra che sia il centro dell'universo, domani magari è freddissima, possono essere i problemi che devi affrontare o che magari ti trovi a promuovere con gli altri. Questo comunque in generale nella situazione ci vedo questo. Vediamo che cosa puoi cambiare. Tu che hai scelto la variante della pirite. Questo potrebbe anche però essere legato all'arte, potresti, visto che comunque il cavallo di coppe è legato, potresti avere anche un rapporto conflittuale con un'arte che hai in mano. Però sempre di amore per te stesso, te stessa si tratterebbe. Vediamo che cosa puoi cambiare.
Tu che hai scelto la variante del quarzo cracked. Tu che hai scelto la variante del quarzo cracked. Cosa puoi cambiare? Allora, il fante di spade. Sicuramente il modo di percepire il mondo. Forse dovresti portare un po' meno empatia nella tua vita e meno anche sensibilità verso quelli che sono poi le reazioni delle altre persone al tuo modo magari di vivere in modo conflittuale l'amore, o magari di alimentare situazioni che poi si risolvono in modo conflittuale. Tuttavia il fante di spade è anche una carta di conflitto. Probabilmente questo modo di vivere l'amore in modo conflittuale ti ha portato ad aprire molti conflitti, anche o magari anche un conflitto importante con le persone con cui sei stato o stata più in intimità. La carta del fante di spade può parlare anche del fatto che questi conflitti vanno affrontati e vanno risolti, quindi anche il comprendere che forse, benché tu sia stato o stata convinta di aver dato amore, magari non hai visto il conflitto che hai volontariamente o meno provocato, e quindi di conseguenza questo riuscire a rilasciare poi quelli che sono stati i conflitti precedenti con altre persone ti può giovare per ritrovare una forma d'amore per te e quindi anche per gli altri più alta e più pura. Botis è un ente della Goetia e Salomone dice che appare dapprima quale un serpente ripugnante, una vipera, quindi appare dapprima come un animale che è ambiguo per sua natura, significa la paura e la ripugnanza, però in realtà è anche una medicina. La vipera e il serpente lo vediamo nel simbolo del caduceo, e quindi un po' come se tu dovessi attraverso questa coppa bere una medicina amara, ci sta dicendo. Quindi l'amore per te potrebbe essere questo, ma perché? Perché tu hai un conflitto con questa medicina. Tuttavia, su richiesta, su volontà dell'operatore magico, assume un aspetto umano. Questo aspetto umano però ha due dettagli importanti: ha le zanne e le corna, e stringe in pugno appunto una spada gigante, molto affilata. Allora, è interessante perché le zanne sono un attributo della istintualità, quindi alla fine i tuoi istinti non li devi reprimere, qua ci dice, ma le corna sono un simbolo di potere, quindi le devi veicolare. Questo tuo modo estremamente forte, estremamente, in alcuni casi conflittuale, in altri casi fantasioso, devi cercare di dominarlo, devi cercare di assoggettarlo per canalizzarne le energie, in questa spada allegorica che appunto Botis tiene. Botis racconta tutte le cose passate e future e riconcilia amici e nemici. Te l'ho detto prima, probabilmente questo ti porterà a riconciliarti anche con delle persone del passato. Quindi quello che devi fare per cambiare il destino è cambiare il tuo modo di percepire l'importanza, perché lo è sicuramente importante, dell'amore, ma anche cambiare il modo in cui vivi l'amore, e soprattutto riconciliarti con quelle che sono state le delusioni passate, quindi eliminare una ferita interiore che è dovuta sia agli altri sia al tuo modo di vivere le relazioni, che probabilmente risente appunto di qualche tipo di limitazione oppure magari di qualche tipo di estremizzazione in senso di affetto, in senso di fantasia erotica. Andiamo a vedere come puoi arrivare a questo.
La regina di bastoni è una carta estremamente focosa e sicuramente rappresenta quella che è anche una partner, poi se sei donna voltalo in uomo. Però la particolarità della regina di bastoni è che è una carta che spesso rappresenta una storia che comunque è destinata ad esaurirsi. Quindi tu devi rilasciare definitivamente il passato, ok, lo abbiamo appurato, però probabilmente devi anche capire che in realtà, un po' come dico spesso anche negli espressi, la tua realizzazione non passa attraverso una storia che dura per sempre, perché anche se durasse per tutta questa vita, non è poi un qualcosa che dura per sempre. La tua, diciamo, percezione dell'amore così pura non deve essere proiettata sugli altri, non devi diventare una persona che poi vede negli altri una sorta di icona dalla quale si fa anche dominare, controllare, quindi magari una persona che nelle relazioni poi diventa molto anche accomodante, per non dire nei casi più estremi servile. L'amare se stessi vuol dire anche non diventare servili, ma anzi rivendicare ciò che è giusto. E questo potresti farlo anche perché un cavallo di coppe, come ti dicevo, ha anche poi dei problemi a mettere in pratica quella che è la sua idea d'amore e può diventare poi fondamentalmente una persona che magari appunto si fa travolgere da relazioni che si sbilanciano in quelle che sono dinamiche di controllo o magari in quelle che sono anche dinamiche che estremizzano il rapporto fra le due persone. Ecco, devi vedere l'altra persona come un tuo pari, una tua pari, non come Dio in terra. Questo è da mettere innanzitutto sotto la prima cosa è questa qua. La seconda cosa è che devi capire che comunque in realtà per te stesso, per te stessa, per sempre ci sei tu. Non è che c'è un altro o un'altra. Che ti ripeto, può esserci anche per tutta questa vita, ma magari nelle prossime no. Vedi, l'innamorato è l'iniziazione. Per te questo rappresenta un'iniziazione. È probabile che anche da qui si parli di un qualcosa che, il 5 di bastoni, si parli di un qualcosa che proviene appunto da esperienze di vita precedenti. Fante di spade di nuovo. Sì, allora l'iniziazione per te è la capacità di perdonare. Perdonare te stesso, te stessa, perdonare magari anche chi queste dinamiche te le ha inculcate, perché qui probabilmente questo poco amore per te stesso, te stessa e poi tutto ciò che ne consegue dalla relazione tormentata fino alla persona idolatrata, fino addirittura a forme di feticismo, mi spingo a dire, vengono però da un conflitto probabilmente risalente a quella che è poi la tua infanzia, adolescenza, magari con anche, che ne so, un genitore assente, oppure magari un ambiente nel quale percepivi ostilità. Ecco, viene tutto da qui, sì. L'iniziazione. L'innamorato fondamentalmente è una carta di superamento dell'adolescenza, è la prima grande iniziazione della vita. Tu hai questo grande desiderio di amore e anche quando lo trovi in realtà non ti senti appagato o appagata perché tendi a idolatrare e questo è sbagliato. Anche perché poi l'idolatrare una persona poi porta inevitabilmente a dover contemplare in modo del tutto naturale, fra l'altro, anche l'altro aspetto della persona, quindi prima o poi porta a proiettarci sopra tutti i peggiori difetti di questo mondo, quindi 5 di bastoni, la volontà di percepire un fante di spade, quindi lo stato di allerta, quindi dire quindi lui, lei era la mia vita, io ho dato tutto, ci siamo dati tutto, però era un pezzo di melma, per non dire un'altra parola. Insomma, devi trascendere
questo modo di vivere l'amore in maniera totalizzante e devi magari vederlo, forse mi spingo a dire, in maniera un po' più cameratesca, che non vuol dire andare con tutti, non vuol dire darlo a tutti, darla a tutti, ci mancherebbe, no. Vuol dire vivere un rapporto, ora forse cameratesca è un po' una parola troppo forte, però vuol dire viverlo alla pari. Tu devi capire che la persona che hai davanti è una persona identica a te, con i suoi pregi, con i suoi difetti, che non è una persona che oggi è il bene supremo e domani è il male supremo. Devi fare un po' pace con queste dinamiche e soprattutto fare pace col ricordo o con le persone che ti hanno ferito in passato, sia ex sia persone che erano appunto del tuo ambiente familiare, scolastico, amicale nel passato. Quello che mi viene da pensare è che tutto questo conflitto con l'amore ti abbia poi portato anche un conflitto di inadeguatezza con gli altri, quindi che tu abbia poi magari pensato talvolta di dire vabbè, ma per me non c'è nessuno, vabbè, ma sono destinata a stare solo. Non è vero, perché in realtà è quello che stai percependo tu. Se stessimo parlando del conflitto con un lavoro artistico, qui probabilmente c'è un qualcuno a cui non è stata data la giusta importanza, ma che i numeri li ha tutti. Anche in questo caso ti dicono rilascialo, perché comunque alla fine qua c'è una regina di bastoni, che è comunque una carta che ci dice che la tua stagione di realizzazione si può aprire nel momento in cui tu prendi coscienza dell'importanza di ciò che padroneggi a livello artistico o a livello anche di studio. Vediamo il Magical Botanical che cosa vuole dirti. Per te che hai scelto la variante del quarzo cracked. Per te che hai scelto la variante del quarzo cracked. La Dracaena Drago, l'albero del drago. La carta ci dice che in te c'è il potere del drago e ci invita, perché qui dice Call to Drav, non so come si pronuncia, il mio inglese è un po' toscanizzato. Comunque ci dice puoi pitturarlo e poi fa riferimento alla magia, use your magic, esprimi la tua volontà. La carta fa riferimento ad una grande potenza interiore che ti permette di esprimere al meglio la tua volontà attraverso quella che è la magia e attraverso quella che è l'arte. Per arte e magia possiamo intendere anche la scienza della sigillazione. I sigilli sono del resto una tecnica magica molto importante, ma laddove veramente tu padroneggiassi un'arte, la carta ti dice di esprimerti attraverso questa, di esprimere il tuo tormento, di metterlo su carta, di scriverlo, di dipingerlo, di disegnarlo, di dargli forma. Qualsiasi sia la tua ossessione, qualsiasi sia questa divinità, queste qualità che tu proietti nei partner o nelle partner che elevi un po' al rango di grandi divinità. Ecco, dagli una forma, personificale, dagli un nome. Nel momento in cui ha dato un nome riesci ad esercitarvi sopra la tua volontà. È un atto magico. Oppure, come ti ho detto prima, usa i sigilli magici. Ci sono tante scuole di pensiero, non ultima, anzi forse una delle più famose, quelle di Austin Osman Spare. Magari su internet troverai tantissimo, e quindi ti sta dicendo esprimiti attraverso una pluralità di linguaggi, in particolare quella creativa, per dare forma a ciò che ti spinge a coltivare queste dinamiche quasi ossessive in un certo senso. Ecco, quello può essere un buon veicolo per riuscire poi a fare pace sia col tuo
modo di creare rapporti con dipendenza o di idolatrare i partner e quindi magari di provare poi fatica a distaccarti, così come può essere un modo per far pace con le persone lasciate nel passato. Ma può essere anche un modo migliore per esprimere l'amore che tu hai sia per te stesso, per te stessa, sia per quello che è poi l'amore stesso. Tu ami l'amore, sei una persona innamorata dell'amore. Il problema è che il tuo desiderio d'amore, il tuo amore per l'amore è stato purtroppo penalizzato probabilmente da un ambiente ostile o da esperienze che ti hanno segnato. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato qual è la nostra mission di vita, qual è in sostanza il nostro destino e come possiamo influenzarlo, migliorarlo e forse in qualche caso addirittura cambiarlo. Io ti ringrazio per aver visto questo video, per lo splendido traguardo anche che mi hai permesso di raggiungere sostenendo il canale. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Da Cronos e da Pico, ciao! Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 200. E passa una macchina, vaffanculo, può influenzare il tuo destino e migliorarlo. E magari per alcuni anche il cazzo, perché da devi fare da capo. Di integrare il nostro destino con un'altra minchia, perché io sono molto fatalista. Secondo me la risposta è un sì. Vaffanculo! Ti invito a seguire questi pochi minuti di introduzione, fanculo. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è una cazzata, perché avevo sbagliato. Benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è un momento veramente vaffanculo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è un... Oh cazzo!